parto dicendo che The First Slam Dunk è un capolavoro. E quindi andate a vederlo al cinema, da oggi al cinema, oggi che è 10, veniva proiettato addirittura in lingua originale, da domani invece doppiato da top doppiatori. Andatelo a vedere perché è clamoroso, è un capolavoro, è uno probabilmente dei migliori film sportivi in assoluto, non uno dei migliori prodotti animati provenienti dal paese del sollevante, non uno dei migliori anime o film animati di sempre, proprio uno dei migliori film sportivi più grandiosi mai realizzati nella storia della cinematografia. L'epica è omerica, mi verrebbe da dire, e quindi io potrei anche chiudere qua. Cioè, finita la live, oppure finito il video, se andrà su YouTube, andate a vederlo al cinema e non ci cacate il cazzo. Però, la domanda più frequente che mi è stata fatta nel corso di queste settimane e nel corso di questi ultimi giorni a proposito di The First Slam Dunk è stata: Sommobu, ma posso andarlo a vedere questo film pure se non so nulla del manga, pure se il manga non l'ho mai letto e soprattutto se non ho mai visto e non so nulla di nulla del cartone animato? La risposta è assolutamente sì. The First Slam Dunk, mitologico, meraviglioso. Io ho ancora le immagini davanti agli occhi. Puoi vederlo anche se non hai mai sfogliato per sbaglio il manga di Takehiko Inoue. Lo puoi andare a vedere anche se non sei mai riuscito a vedere. Veramente ho pietà di voi, ho pietà di te se davvero non l'hai mai fatto. 5 secondi di una clip su YouTube così per sbaglio. E quindi sì, il film è fatto apposta. È fatto apposta per tutti coloro che Slam Dunk o di Slam Dunk non ne sanno assolutamente nulla. È fatto apposta per tutti quelli che Slam Dunk lo conoscono a memoria. E il film si chiama The First. The First. Proprio per questo motivo. Perché può rappresentare il primissimo incontro con Slam Dunk. E The First Slam Dunk si chiama così perché per la primissima volta, vedete, The First, viene rappresentata quella partita lì. Quella partita che noi lettori del manga volevamo vedere animata da anni. Vabbè, dire che la partita col Sanno Kokiyo non è questo grande spoiler, praticamente lo sanno tutti quanti. Si chiama The First perché è il primo film realizzato da Takehiko Inoue. E adesso ne parliamo. Si chiama The First perché quando lo vedi sul serio, e magari qualcuno in chat vi può assicurare che è così, capisci qual è il vero nucleo della storia, capisci qual è il vero nucleo, il vero senso, no, della pellicola. E si chiama The First, e questo lo racconta Takehiko Inoue, perché per superare un dolore, per superare una difficoltà, per superare un trauma, oppure per superare un momento delicato, perdonatemi questa, insomma, questo detto comune, per superare un momento delicatissimo, magari ecco, nel corso della partita della vita, occorre sempre fare quel the first, quel primo passo, perché un po' come diceva Buffon, gettare il cuore oltre l'ostacolo e quindi fare davvero quel primo decisivo passo è necessario per lenire qualsiasi dolore. Però forse magari aspettate, ma mi fermo un attimo, sto correndo un po' troppo, perché come dicevo all'inizio, con voi questa sera mi piaceva un attimo provare a ripercorrere tutte quelle che sono state le tappe salienti che hanno reso Slam Dunk e capire poi da dove esce fuori questo The First Slam Dunk, e quindi cercare un attimo anche di capire come Takehiko Inoue è arrivato dopo quasi 30 anni dal termine, dalla conclusione della serializzazione di Slam Dunk su Weekly Shonen Jump a voler aver finalmente una trasposizione animata proprio di quella conclusione che noi per l'appunto aspettavamo da un sacco di tempo. Magari per chi di voi proviene da Marte, magari qualcuno ci sta qui in chat, oppure magari ci sarà qui su YouTube quando magari vedrete questo video caricato e non sa minimamente di che cazzo stiamo parlando. Slam Dunk è quel manga del 1990 scritto
ideato, vergato, raccontato da Takehiko Inoue, che racconta letteralmente dell'ascesa di un team di basket giapponese delle superiori. Fine. Questa è veramente la sinossi messa lì all'osso. E Slam Dunk, e lo sappiamo, è un manga che nasce letteralmente dalla voglia bruciante di Takehiko Inoue di realizzare un fumetto, di realizzare un manga, di realizzare un qualcosa che avesse al suo centro il basket. Questa storia ve l'ho raccontata 1000 volte, insomma, lo sapete. Il basket in Giappone, prima dell'avvento di Slam Dunk, era uno sport considerato veramente, veramente, veramente pochissimo. Anche perché, volendo fare mente locale, manga seri o presunti tali sul basket, prima di Slam Dunk, non ce n'erano. E quello maggiormente conosciuto, non me ne vogliate, era un gag manga, no? Era Dash Keppei, Gigi la trottola. Quindi immaginatevi, no? Come potevano stare i giapponesi dal punto di vista della non arte con il basket. Però, e questo lo raccontavo durante il documentario, se vi ricordate, Takehiko Inoue è cresciuto non solo giocando a basket, ma è cresciuto leggendo i fumetti, i manga di uno dei grandi guru dello Spokon, che è Shinji Mitsushima. Davvero uno dei grandi guru, uno che si era un attimo anche allontanato da quello che era l'idea classica dello Spokon di Ikki Kajiwara, fatta tutto sudore, fatica, lacrime, sangue, perché i fumetti di Ikki Kajiwara, che non erano sul basket ma erano sul baseball e quindi soprattutto con Dokaben, erano comunque, rappresentavano comunque uno sport più alla portata di tutti, dove comunque le squadre di baseball che dovevano arrivare al Koshien comunque si divertivano. Era uno sport, diciamo così, più normale, più naturale, mi verrebbe da dire, più realistico. E poiché Inoue, e a Inoue, ecco, era appassionato di basket, ma soprattutto era appassionato di questa tipologia di fumetti, lui aveva promesso a se stesso che se un giorno avesse fatto il mangaka, non solo avrebbe fatto un manga sportivo migliore di quelli di Dokaben, migliori quindi di quelli di Shinji Mitsushima, ma si era messo in testa, a qualunque costo, veramente a costo dei morì, di buttare il sangue, che il manga che avrebbe pubblicato sarebbe dovuto essere uno sul basket. Però, di nuovo, in Giappone il basket è veramente, ed era veramente, perché adesso le cose per fortuna sono cambiate, uno sport considerato totalmente tabù. E anche questo ve l'ho raccontato, ma questo piccolo riassunto ci serve. Quando Takehiko Inoue, alla fine degli anni '80, invia a Shueisha un manoscritto con uno one shot, il leggendario Kaede Purple, dove c'è questo prototipo di Kaede Rukawa che all'interno di una partita di basket fa il bello e il cattivo tempo, quelli di Shueisha si mettono letteralmente le mani nei capelli. Perché? Perché da un lato si rendono conto di avere a che fare con un artista che è molto giovane ma che è estremamente talentuoso, ma dall'altro, vedendo che è un manga sul basket, non sanno veramente che cosa farsene. E sono passati totalmente i tempi di Capitan Tsubasa, che erano solo neanche 10 anni prima, dove Weekly Shonen Jump, dove Shueisha poteva permettersi addirittura di sperimentare dei fumetti su degli sport che non si cacava nessuno. Nel 1990, nel 1989, quindi quando c'è ancora Dragon Ball nel pieno delle sue forze, quando Weekly Shonen Jump vende 3, 4, 5 milioni di copie a settimana, quelli di Shueisha non possono permettersi di rischiare di pubblicare un giovanotto con un manga che magari nessuno leggerebbe perché nessuno conosce il basket. Però la cosa incredibile è che quando Takehiko Inoue invia questo Kaede Purple agli omini di Shueisha, questo one shot entra in gara per quello che è il più prestigioso premio della critica del fumetto giapponese, che è il Tezuka Award. Solo che quando quelli di Shueisha e quelli del Tezuka Award devono decidere che cazzo fare di questo fumetto, di nuovo anche qui si mettono le mani nei capelli. Questa roba lo raccontava Hiroki Goto. Hiroki Goto è stato uno di quelli che ha visto letteralmente nascere e crescere Weekly Shonen Jump, è stato uno dei grandi direttori dell'epoca d'oro di Weekly Shonen Jump, e lui diceva: noi leggevamo questo one shot,
vedevamo l'irruenza grafica di questo autore, avevamo di fronte questo Kaede Rukawa tutto sporco di sangue, che si scarta i giocatori, che va a canestro, capivamo che Takehiko Inoue aveva un talento smisurato, però il problema vero è che se pubblicavamo questa cosa e davamo a Takehiko Inoue la possibilità di fare un fumetto su questa roba, questo Rukawa non era simpatico, non è simpatico, non è possibile, non era minimamente possibile identificarsi con lui, e andava letteralmente contro tutti quelli che erano i dettami di Weekly Shonen Jump, no? Quindi impegno, amicizia e vittoria non c'erano, erano tutto di Rukawa. E soprattutto, di nuovo, il problema è che era il basket, non se lo inculava nessuno. Però, la direzione di Shueisha si spacca. Addirittura, poiché ci sono alcune persone malate, il direttore del Tezuka Award, quando si deve decidere che cazzo fare di questo one shot, non si presenta. Alla fine Kaede Purple ha la menzione d'onore, quindi Takehiko Inoue sale agli onori della cronaca, quelli di Shueisha dicono vabbè, insomma, dai, prova, fai quello che vuoi. Passa un annetto, Slam Dunk 1990, e come racconto spesso anche qui, Takehiko Inoue è stato molto intelligente, perché proprio in virtù di quello che tutti gli editor gli hanno detto, ovvero il basket non se lo fila nessuno, questo sarà un flop, ma di che cazzo stiamo parlando, ma che cos'è questo basket? E Takehiko Inoue è intelligente perché non inizia sprombattuto parlando di basket, la sua è una commedia scolastica, c'è il classico bullo, perché ci sono ancora i problemi con i Bosozoku, fondamentalmente lui inizia, lo sappiamo tutti, a giocare a causa del potere della fregna. E poi, mano a mano, piano piano, Takehiko Inoue, di riffa o di raffa, comincia a inserire all'interno del suo manga il tarlo, no, del baseball, con la scusa che hanno amici Sakuragi, fondamentalmente, no? È un personaggio, come dire, è un principiante, non ha mai giocato, quindi quando vede le partite non capisce che cosa succede, quindi anche lui si deve allenare, eccetera, 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 eccetera. È importante raccontare questa storia perché Takehiko Inoue, facendo così esattamente poi come aveva fatto anche Yoichi Takahashi neanche 10 anni prima, abitua una intera generazione di bambini, di ragazzini e di ragazzi a prendere consapevolezza di questo gioco del basket che nessuno praticamente conosceva. Io durante il documentario raccontavo un fatto che quando l'ho letto per la prima volta mi si sono veramente spalancati gli occhi, perché l'NBA, grandissima chiaramente, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, aveva, per farsi conoscere a livello globale, aveva cominciato ad allestire delle amichevoli in tutto il mondo, e uno dei paesi principali in cui venivano fatte queste amichevoli era proprio il Giappone. Solo che il basket era talmente, diciamo così, accantonato dal punto di vista proprio tecnico, dal punto di vista anche giornalistico, che i giornalisti non se lo filavano neanche di pezza. E i più importanti giornalisti sportivi giapponesi che andarono a seguire le Olimpiadi a Barcellona 92, quando videro che il grande Dream Team, che fece vedere, no, che cos'era l'NBA al mondo, perché c'era Magic Johnson, perché c'era Larry Bird, perché c'era Michael Jordan, cominciarono a fare domande, i giocatori dell'NBA rimasero basiti quando loro gli chiesero: ma come funziona il vostro gioco? Cioè, perché quando tirate dall'area fate 2 punti, quando tirate fuori area ne sono 3? I giocatori dell'NBA, ci sono i filmati, andateli a vedere su YouTube, sono con gli occhi così, dicono: ma questi ma da dove vengono? Ma noi siamo andati a giocare a casa loro, non sanno neanche le regole base dello sport che dovrebbero seguire. Quindi questo vi fa capire come stava messo il Giappone dal punto di vista, diciamo, della copertura del basket. Ma Takehiko Inoue, che è un furbastro e che segue l'NBA e che segue il basket e che si fa mandare gli Sports Illustrated sotto banco, capisce che insomma è il momento sul serio del basket, capisce, no? Che da lì a poco, proprio grazie a Barcellona, esploderà tutto. Infatti esplode tutto, e casa Shueisha, come vi dicevo, che bello, abbiamo il fumetto sul basket proprio nel momento in cui il basket adesso è diventato importantissimo a livello globale. Ma il punto vero non è questo. Il punto vero è che la progressione dal primo volume al 32esimo volume di Hanamichi Sakuragi come giocatore è davvero
un romanzo di formazione non solo sportivo, ma soprattutto umano. Quanto più Hanamichi comincia a comprendere e comprende il gioco del basket, tanto più le partite, che sono poche, se non ricordo male sono 7 o 8 in tutto il fumetto, tanto più la sua conoscenza della pallacanestro, del gioco, diventa talmente sopraffina che le partite naturalmente diventano più articolate, più tecniche, più importanti sotto qualunque punto di vista. E romanzo di formazione perché c'è una crescita soprattutto umana. E una cosa che raccontavo durante la presentazione mi ha sconfinferato nel corso degli ultimi mesi, nel corso degli ultimi anni, ovvero Slam Dunk è diventato un fenomeno narrativo talmente completo e complesso che molti scrittori italiani, francesi, spagnoli, americani, di tutte le nazioni, quando devono fare la loro proverbiale lista dei 100 libri, 100 racconti, 100 cose che consiglieresti per uno scrittore, Slam Dunk lo inseriscono sempre proprio perché è talmente completo e complesso nella sua narrazione che ormai è equiparabile a letteratura. Però, senza andare di nuovo nello specifico, sapete come la penso. Di nuovo, è uno dei più grandi capolavori dal punto di vista del fumetto sportivo. È e rimane per me il più bel fumetto sportivo giapponese di tutti i tempi. E come di nuovo vi ho raccontato spesso, con Slam Dunk Inoue voleva fare sostanzialmente una cosa, ovvero voleva raccontare il lato luminoso dell'uomo. E alla fine, secondo me, ci riesce, perché quello che emerge quando tu arrivi all'ultima pagina di Slam Dunk è l'opera di un giovanotto, Takehiko Inoue, che quando l'ha iniziato era ventenne, che nel suo fumetto letteralmente ha dato tutto, come i protagonisti della sua storia. E quindi Takehiko Inoue, attraverso Slam Dunk, che ha fatto? Ha realizzato il sogno di una vita, esattamente come fanno, se ci pensate, i membri dello Shoku. Perché? Perché i membri dello Shoku, quindi Hanamichi, Rukawa, Kagi, Miyagi, Mitsui e tutti gli altri, senza il basket, quindi senza lo sport, probabilmente non si sarebbero mai realizzati, e non si sarebbero mai realizzati né come sportivi né come esseri umani. E secondo me nel manga questo messaggio arriva proprio forte, puntuale e preciso, volendo proprio fare anche una overview. Hanamichi, soprattutto, insomma, nella seconda parte del manga, trova nel basket la sua ragione di vita e il suo scopo. Di nuovo, ha iniziato per il potere della fregna, e poi però il basket è diventato il suo sogno. Lui è uno di quelli che è stato scelto dal basket. Ricordiamoci che, temporalmente parlando, Slam Dunk dura 3 mesi, da aprile a agosto, se non ricordo mai, quindi maggio, giugno, 4 mesi, 4 mesi. E Hanamichi senza il basket sarebbe rimasto un teppista, quindi sarebbe rimasto ultimo tra gli ultimi. Chissà che fine bruttissima avrebbe fatto. E invece attraverso il basket riesce a trovare uno scopo. E attraverso il basket riesce a esprimersi come forse mai avrebbe potuto fare e mai avrebbe fatto in vita sua. E poi c'è Rukawa, il suo grande avversario, il suo grande punto debole, e che soprattutto nella parte finale del fumetto, soprattutto in quell'ultima partita, di cui adesso parleremo, impara ad essere un atleta migliore perché inizia a passare la palla, spoiler, no? Spoiler, e quindi riesce ad avere quello scatto in più per diventare una persona migliore. E poi c'è Akagi, e c'è anche Kogure, no? Il suo amico di sempre, che realizzano attraverso il basket il loro sogno di una vita, che era quello di partecipare al campionato nazionale, e si capisce che grazie al basket loro avranno una vita, perché il basket è il trampolino di lancio del loro futuro. E poi c'è Mitsui, che è il mio personaggio preferito, perché è quel personaggio meraviglioso che ti fa capire non solo che con lo sport non è mai finita, ma che attraverso lo sport si può avere sempre una seconda possibilità, e che nulla è mai perduto, perché, come dicevamo anche prima, la partita, in questo caso la partita della vita, va giocata sempre fino all'ultimo momento. Però c'è un personaggio, diciamo nel roster, no, della squadra dello Shoku, che Inoue all'interno del manga
racconta molto poco. Questo personaggio forse è quello che insieme ad Anamici è quello più cazzone, è quello più, diciamo, un po' più allegrotto, no? È quello che davvero, o su cui davvero si sa poco o nulla, ed è il playmaker. È Ryota Miyagi. E rispetto a tutti gli altri, sul serio è quello che, fateci caso, rimane un po' più sullo sfondo, è quello che fa le battute, sì, c'ha i suoi problemucci con Mitsui, però poi Takehiko Inoue all'interno del manga non ti racconta proprio assolutamente nulla. E poi c'è una grande differenza con tutti gli altri, ovvero rispetto a tutti i giocatori della sua squadra. Miyagi è una formica, cioè sì, è un playmaker velocissimo, è scattante, però così gli altri sono giganteschi, quelli sono giganti dell'NBA, lui è 1,68, no? Anche quando gioca contro le altre squadre, Takehiko Inoue lo rimarca, il dislivello almeno sulla carta è sempre evidente, no? Quindi lui è quello che parte sempre svantaggiato e deve fare di necessità virtù con la velocità e insomma con il suo essere anche furbacchione. E grazie a questo Miyagi se la gioca alla grande, se la gioca alla grande sempre, è uno dei perni dello Shoku. Ma vi racconto questo perché c'è una motivazione dietro al fatto che lui è quello bassino e gli altri sono tutti giganteschi. E tutto parte, questa è una roba allucinante, tutto parte dal suo cognome, Miyagi, che è un cognome rappresentativo. E mentre mi faccio una bevuta, io vi faccio una domanda. Vediamo se ve lo ricordate. Da dove veniva il maestro Miyagi di Karate Kid? Scrivetemelo in chat mentre io bevo. Bravi, siete preparati, bravi. Esatto, bravissimi, veniva da Okinawa. E perché vi racconto questa cosa? Perché è fondamentale sottolinearla? Perché, e questo è veramente allucinante, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, il mondo del basket delle scuole superiori, che è uno stagno, ma che comunque ha i suoi fan, rimane letteralmente basito F4 perché appare all'improvviso una squadra fortissima. Questa squadra è una squadra di Okinawa, si chiama Hedona High School ed è talmente forte, talmente potente, talmente allucinante che nel corso del campionato nazionale arriva terza. Voi direte, vabbè, sti cazzi. E sti cazzi lo dico io, perché il punto non è questo, cioè il punto non è che loro vengono da Okinawa o che sono fortissimi o che arrivano terzi al campionato nazionale o che si fanno una nomea al campionato nazionale. Il punto è che si fanno una nomea, sono fortissimi, arrivano al campionato nazionale, ma la gente rimane basita F4 perché l'altezza media della squadra di Okinawa della Hedona High School è di 1,68 m. Mo. Io sono un chiattone di merda e fa ridere quando io parlo di sport. Perché fa ridere? Però, possiamo dire un attimo la verità. Se giochi a basket e hai una squadra dove tutti i tuoi componenti sono 1,68 m, sono tutti dei tappi. Sono fortissimi, ma sono tutti dei tappi. Miyagi viene da lì. Miyagi è 1,68, viene da Okinawa e nasce letteralmente dalla voglia di Takehiko Inoue di tributare e omaggiare questa squadra che quando lui era ragazzo, e lui da ragazzo seguiva non solo il baseball dell'NBA, ma seguiva proprio con passione il baseball delle scuole superiori, e lui era rimasto basito F4 da questa storia, e quindi Ryota Miyagi, quindi il giocatore bassino ma fortissimo, ci doveva assolutamente stare. Però su Miyagi ci ritorniamo tra pochissimo. Slam Dunk finisce. Siamo nel 1996, succede tutto il contrario di tutto, Jump crolla e crolla anche Takehiko Inoue. Lui lo racconta proprio, ovvero lui dice che quando ha finito Slam Dunk e i suoi assistenti nel leggere quelle tavole della partita finale si erano accorti che c'era un pathos, c'era un climax talmente elevato che quello sarebbe stato il finale, insomma, della storia.
Takehiko Inoue si sente un autore che davvero nel suo manga ha riversato tutto e il contrario di tutto e non c'ha più nulla da dire. Poi per nostra fortuna o per nostra sfortuna, di questo ne potremmo parlare, un editor di una rivista seinen gli porta un librazzo molto importante, gli dice leggi di questo, dai, tanto stai senza fare niente. Lui se lo legge, dice ah porca vacca, però questo è un libro molto bello, molto molto bello. Ma che cazzo è? Oh, ma ci stanno i samurai con le spade, wow, mi piace un sacco. Che cos'è? È Vagabond di Eiji Yoshikawa, e mentre lui legge Vagabond di Eiji Yoshikawa gli viene di nuovo voglia di mettersi a disegnare, gli viene di nuovo voglia di mettersi in gioco, solo che, e noi l'abbiamo lette le interviste di Takehiko Inoue, così come in Slam Dunk lui ha riversato il meglio di se stesso perché voleva raccontare proprio, no, il lato luminoso dell'umanità, voleva raccontare il meglio del meglio del meglio. Per raccontare Vagabond c'è invece bisogno di raccontare la ricerca di un uomo che ha a che fare con il lato più oscuro di sé, perché la via della spada richiede una passione che è inversamente proporzionale alla luminosità, in questo caso del basket. E questa filosofia che chiaramente porta a fondo Takehiko Inoue, perché deve scavare nell'animo di Musashi Miyamoto, perché deve scavare nell'animo di un Giappone del XVII secolo, che quindi gli richiede tanta forza, non solo narrativa ma soprattutto anche di documentazione. Letteralmente, come racconta Takehiko Inoue, lo porta alla depressione. Takehiko Inoue a un certo punto non ha più voglia di fare nulla. Non ha più voglia di continuare Vagabond, non ha più voglia di continuare Real, soprattutto per cercare strade artistiche nuove, e ora ci arriviamo. Lui, quella che è la storia di Musashi Miyamoto, quella che è la storia raccontata anche da Eiji Yoshikawa, la lascia totalmente perdere e si immagina una sua propria storia di Musashi Miyamoto, e quello lo fa deragliare totalmente. Lui non sa proprio dove andare a parare con Vagabond, non sa come far arrivare allo scontro totale tombale Musashi Miyamoto e Sasaki Kojiro, perché li ha fatti pure diventare amici all'interno di Vagabond. Però mentre povero Takehiko Inoue si arrovella, cerca di capire come sistemare questa storia che ormai se ne va per i fatti suoi. C'è una cosa però meravigliosa da dire, ovvero che Takehiko Inoue, per quanto in questo caso sia depresso, artisticamente cerca sempre delle strade nuove, e tutti gli ultimi volumi di Vagabond che sono disegnati non in maniera tradizionale ma con pennellate per ricreare artisticamente il modo in cui gli artisti giapponesi disegnavano oppure dipingevano nel XVII secolo, ti fa capire comunque di avere di fronte un genio. Nel 2010 Takehiko Inoue, che sta dicendo Dio come cazzo faccio, Vagabond, non c'ho più voglia, mi sono rotti i coglioni, riceve una proposta: realizzare un film su Slam Dunk. Ora, non so se la sapete questa storia, perché non si è mai fatto la parte finale del manga di Slam Dunk? Perché Takehiko Inoue, che aveva una sua idea anche su come si sarebbero dovuti fare le partite all'interno dell'anime di Slam Dunk, aveva avuto degli scazzi talmente giganteschi con Toei Animation che non gli aveva più dato le licenze per fare l'anime di Slam Dunk. Quindi l'anime di Slam Dunk, dopo le eliminatorie della prefettura, si conclude con questa sorta di partita tra lo Shoku e l'All-Star Game di quelli della prefettura di Kanagawa, ma il campionato nazionale non si vede. Però nel 2010 dicono, boh, sai che c'è? Proviamoci. Vediamo se Takehiko Inoue è aperto all'idea di voler fare un nuovo film. E allora i produttori mandano a Takehiko Inoue una sorta di prefilmato, una sorta di prefilmino di cosa si potrebbe raccontare e come si potrebbe raccontarlo. E secondo Takehiko Inoue, lo racconta nell'intervista che si trova nel volume speciale di The First Slam Dunk, che si poteva comprare in Giappone, io l'ho comprato e me lo sono tradotto, dice che quel prefilmato è terribile, è una delle cose più brutte che abbia visto in vita sua. Però in quel prefilmato, in quella sorta di, diciamo, fax simile di come sarebbe potuto diventare il film, c'è una cosa che lo sconfinfera, ovvero quando si arriva proprio alla fine, spoiler ma non è spoiler in realtà, ovvero con quell'immagine, no, di Anamichi Sakuragi che è lì sulla spiaggia che ride
nel prefilmato nei confronti dello spettatore, nel manga nei confronti del lettore, dice poiché sono un genio. Inoue capisce che forse questo potrebbe essere il momento buono. Potrebbe funzionare, però da questo prefilmato al momento in cui Takehiko Inoue dice sì, ok, facciamolo, se ne passano altri 5 anni. Perché nel frattempo gli vengono mandati degli altri filmati facsimile che lui dice no, questo non mi piace, questo non mi piace, questo non mi piace. Il problema è semplice, il problema di base è uno solo, ovvero Takehiko Inoue, come abbiamo detto, artisticamente parlando è comunque un genio. E quindi, poiché lui sa che se si deve fare un film su Slam Dunk, la gente si aspetta quella partita, quella col Sanno Kogyo, Inoue non vuole dare alla gente il contentino. Inoue non vuole dare allo spettatore quello che lo spettatore si aspetterebbe, per il semplice motivo che dal suo punto di vista lo troverebbe totalmente noioso e totalmente inutile. Fondamentalmente Takehiko Inoue che vuole fare? Vuole fare una cosa totalmente diversa, che stupisca tutti e soprattutto vuole fare una cosa che vada bene sia a quelli che Slam Dunk lo conoscono alla perfezione, sia a quelli che di Slam Dunk non solo non ne hanno mai sentito parlare, ma soprattutto non sanno veramente di che cazzo si parli quando si parli di Slam Dunk. E sempre lui raccontava questa cosa fantastica perché lui è convinto e non è convinto di fare questo film, ma c'è un momento esatto in cui le cose collimano. Ovvero, lui racconta che è in libreria, sta cercando qualcosa da leggere e a un certo punto si imbatte in un libro che è intitolato Al leader che è in te. E questa cosa proprio gli fa scattare la scintilla. Dice, ok, al leader che è in te. Il leader che è in te si fonde con questa immagine di Hanamichi Sakuragi che si gira e dice, poiché sono un genio, e Inoue capisce che quello è ciò che davvero fa scattare la voglia di mettersi di nuovo al lavoro. Perché pensa una cosa tenendo conto del lavoro che ha fatto su Slam Dunk, tenendo conto di quello che sono diventati i giocatori dello Shoku, ovvero che tutti possono diventare dei leader. Anzi, tutti devono diventare dei leader. Però, per diventare dei leader seri quantomeno, si deve fare quel the first, quel primo passo che rappresenta il cambiamento, fosse anche un passetto alla volta, ma bisogna farlo. E allora, per fare questo, per fare anche quel primo passo che cambierebbe totalmente Slam Dunk, bisogna fare solo una cosa, bisogna cambiare prospettiva, bisogna cambiare punto di vista della storia, perché cambiando tutto, quindi raccontando la stessa storia da un'altra prospettiva, fondamentalmente si racconta una storia totalmente diversa. E poi soprattutto, e questa è una considerazione secondo me interessante che possiamo fare, cambia anche il modo di lavorare di Takehiko Inoue su Slam Dunk. Provate a fare un attimo questo esperimento, cioè provate un attimo a immaginarvi di essere dei fumettisti. Noi tutti i giorni parliamo dei fumetti, dei manga, no? Quindi provate a immaginare di fare i fumettisti per 30 anni. E provate adesso a immaginarvi di catapultarvi da un momento all'altro senza avere il minimo know-how nella cinematografia, in questo caso nell'animazione. Ma come ha detto il grande maestro, l'animazione non è un genere, è solamente un tool della cinematografia. Perché vi dico provate a mettervi nei suoi panni? Perché se tu hai lavorato nel campo del fumetto per 30 anni e quindi hai fatto quel lavoro, l'approccio al mondo del fumetto rispetto al mondo della cinematografia è totalmente differente, no? Fateci caso, cioè non esiste una vera e propria unità di tempo all'interno del fumetto. Non c'è. Perché il fumettista, attraverso la sua capacità di comporre o scomporre l'azione a suo piacimento, con il paneling, quindi con la sistemazione delle vignette all'interno della tavola, è lui che può dilatare il tempo
oppure restringere il tempo e lo spazio come vuole. E proprio da questo punto di vista spazio-temporale, l'autore, quindi il fumettista, come unico confine, mo ce l'ho qua, vabbè, fa ridere che prendo One Piece, come unico confine ha le tavole, spazialmente alle tavole, ma è l'autore che decide la grandezza delle vignette, come disporle, eccetera, eccetera, eccetera. L'importanza delle inquadrature, è lui che fa tutto. E anche per il lettore, da questo punto di vista, se ci pensate, non esiste una dimensione temporale di lettura quando ci legge. Io leggo One Piece o leggo Slam Dunk, ci posso mettere un'ora per leggermi un capitolo, uno ci può mettere 10 minuti per leggersi un volume. E col cinema è totalmente differente, perché tu hai una dimensione temporale ben precisa, che sono quelle 2 ore di tempo, cioè non te la puoi scappottare. Quello è, quello è. E soprattutto hai una dimensione spaziale che è ben definita, perché tu vedi il film all'interno di quel riquadro fisso che noi chiamiamo schermo, che è quello su cui poi viene proiettato, no? La pellicola. Quindi la forma mentis, la forma artistica, il modo di narrare, il medium chiaramente è totalmente diverso. E Inoue questa cosa, e mi ha colpito tantissimo, lo dice proprio, quando ha dovuto pensare a The First Slam Dunk su pellicola, per lui è stato un dramma, perché lui era abituato ed è abituato a fare fumetti. Ma è proprio per questo aspetto che dal suo punto di vista inizialmente era totalmente proibitivo. Lui dice, io non sapevo che cazzo fare, non sapevo come raccontare la storia, per me è stato un disastro, però è stato proprio quello che gli ha detto, ma sai che c'è? Lo voglio fare, ci voglio provare, voglio vedere se riesco a farlo, perché proprio raccontare la stessa storia, ma in un modo diverso, con un medium diverso, mi fa uscire dalla comfort zone, che magari poi mi aiuta pure per Real e per Vagabond, chi lo sa. E quindi è quello che gli ha fatto fare di nuovo, quel The First, quel primo passo verso la realizzazione di un qualcosa di nuovo. E come dicevo all'inizio, fatevi questo favore, sul serio. Andatevi a vedere The First Slam Dunk, perché è un capolavoro. Io non vi spoilerò nulla della pellicola, perché non c'è bisogno che mi metta a parlare delle scene, di quello che vedrete. Tanto di che cosa parla lo sanno tutti. In questo film vedrete la partita tra lo Shoku e il Sanno Kogyo, visto dal punto di vista di Miyagi, con l'approfondimento personale della storia di Miyagi. Non vi racconto nulla. Vi posso solo dire che chi conosce bene la storia personale di Takehiko Inoue capirà benissimo perché Takehiko Inoue ha raccontato questa tipologia di storia, capirà benissimo perché ha dato a Miyagi quel determinato background familiare, capirà benissimo perché c'è proprio quella storia che è sempre ottimistica, perché è Slam Dunk, ma che comunque è velata, ecco, da comunque una vena, come dire, più sfumata, perché hai di fronte non un autore ventenne, ma un autore che ha sulle spalle, in questo caso, 30 anni di serializzazione e di narrazione alle spalle. Però, di nuovo, senza spoilerarvi, quello che è meraviglioso è proprio questo cambio di prospettiva della storia. Cioè, tu rivedi questa storia che conosci alla perfezione, ma vista attraverso gli occhi di Ryota Miyagi, che fa il playmaker, hai la sensazione di vedere una partita totalmente diversa, perché il focus è su chi in realtà, ecco, domina dal punto di vista tattico la partita. Questo funziona alla grande. Miyagi come playmaker è un po' come, fatemi fare questo paragone azzardato, è un po' come Aoashi quando fondamentalmente sblocca tutta quella che è la sua visione, oppure come, ecco, fatemi di nuovo fare un paragone con un manga che ormai conoscete bene, è un po' come Isagi in Blue Lock quando comincia a sbloccare tutti i power up e capisce, no, la metavisione e come funziona il campo intorno a lui. E questo c'è. La storia che siamo abituati a vedere noi di Slam Dunk, quindi no, con Anamici che fa le cazzate, che fa le puttanate, è lì sullo sfondo, c'è, ma si vede quelli che sono i momenti, le gag che all'interno di Slam Dunk ci sono, in questo film sono presenti, ma sono messi, diciamo, quasi in secondo piano, perché il tono della pellicola è serio, è serissimo, non c'è neanche spazio, tranne che per un'unica volta, ai momenti slapstick.
proprio perché in questo caso il punto di vista non è onnisciente con un occhio di riguardo nei confronti di Hanamichi Sakuragi, bensì è quello di Ryota Miyagi, la sua storia e la partita vista dal suo punto di vista. Vi dirò di più, e perché funziona questo film, e perché è una meraviglia, e perché lo dovreste andare a vedere. Proprio perché se non conosci Slam Dunk, la partita è quella che veramente ti attrae e ti tiene incollato allo schermo dall'inizio alla fine. Ma se conosci Slam Dunk, come me o come molti altri, per paradosso arrivi al punto in cui della partita non ti frega minimamente più nulla, ma vuoi conoscere, vuoi sapere il lato emotivo, il lato personale, il lato umano della storia che c'è dietro a Miyagi. A me, ecco, da spettatore ha interessato per lo più quello, non la partita, che è meravigliosa. Mi è piaciuto proprio quello, mi è piaciuta la storia di Miyagi, l'approfondimento di Miyagi, mi è piaciuto questo punto di vista maturo, di un autore maturo nei confronti di un personaggio che, come dicevamo prima, all'interno del manga lui non aveva mai veramente esplorato. E i 3/4 della pellicola sono interessanti, almeno per me, per questo motivo. C'è però un piccolo difetto che io riscontro. Non è un vero difetto, è diciamo così un mio punto di vista, che è il seguente, ovvero la pellicola è Miyagi-centrica con dei momenti in cui fondamentalmente Takehiko Inoue ti racconta chi è Mitsui, ti racconta chi è Akagi, ti racconta, no, chi è Kogure, ti fa capire bene Rukawa, c'è una piccola parte in cui capisci per bene chi è Sawakita, non c'è il flashback di Sawakita, spoiler non spoiler, ma bastano 30 secondi per farti capire che lui è il più grande giocatore del Giappone. Però secondo me c'è un piccolo difetto che di nuovo non è un difetto, ovvero bastano letteralmente 10 secondi. 10 secondi di flashback con la storia di Hanamichi Sakuragi per farti ritornare a capire che Hanamichi Sakuragi è e rimarrà sempre e comunque il vero grande protagonista di Slam Dunk. Tutto il film è su Miyagi. E il suo punto di vista e la sua storia è meravigliosa. Bastano quei 10 secondi. Bastano quei 10 secondi per farti ritornare a capire che lui è il protagonista, oltre al finale che chiaramente non spoilererò. Uno degli aspetti probabilmente più criticati di tutto il film, addirittura sin dall'uscita dai trailer, è probabilmente la grafica, questa grafica 3D, questa grafica computerizzata. Ci sono i miei commenti sul serio, provate ad andarveli a recuperare magari in vecchi thread, in vecchi topic, sui miei gruppi, su Instagram, su Facebook, nel quale, a proposito di questo scetticismo, io raccontavo una cosa, ovvero gli stessi discorsi che si facevano a proposito di Slam Dunk e dei trailer di Slam Dunk e della grafica computerizzata di Slam Dunk si facevano già 2 anni prima, 1 anno e mezzo prima, quando erano usciti i trailer su Dragon Ball, sul film di Dragon Ball, l'ultimo film di Dragon Ball. E io, per mia fortuna, l'ultimo film di Dragon Ball che è uscito al cinema, sono andato a vederlo senza essermi spoilerato nulla, senza sapere nulla della storia, e oltre al fatto di essermi veramente divertito, come poche altre volte mi sono divertito al cinema guardando un film d'animazione giapponese, quello che mi era proprio piaciuto era proprio la componente tecnica, era proprio questa grafica molto 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 particolare. Quindi, quando sono usciti quei primi trailer di Slam Dunk, tenendo conto che si diceva già che avrebbero utilizzato più o meno lo stesso tipo di grafica, ma migliorata e centuplicata, nel vedere la gente che si lamentava, io dicevo, secondo me questo scetticismo è veramente infondato, perché la grafica di Dragon Ball al cinema funzionava alla grandissima. E, come dicevamo anche prima, perciò poi le cose alla fine ritornano, Takehiko Inoue, tra la fine negli anni 90, insomma, lui non aveva permesso ai tempi a Toei Animation di continuare con l'anime di Slam Dunk perché non era soddisfatto del suo rendimento. E, tenendo conto di tutto quello che vi ho raccontato, ovvero che lui ci ha messo veramente 13 anni
per arrivare a quagliare questo The First Slam Dunk, con i produttori del film, con The First Slam Dunk, lui non voleva avere di nuovo gli stessi problemi grafici che lui aveva avuto ai tempi. Con The First Slam Dunk lui voleva andare oltre. Perché? Perché con questo film lui voleva esprimere quello che è davvero il basket e voleva far deflagrare letteralmente il basket, soprattutto nella maniera più realistica possibile, tenendo conto proprio del fatto che la storia che voleva raccontare era sì la stessa storia, ma vista da un altro punto di vista, in maniera però molto, molto più vera, molto più veritiera. Lo dice proprio lui, lo dice proprio Takehiko Inoue. Con The First Slam Dunk, fare un basket realistico non era un desiderio. Con The First Slam Dunk, fare un basket realistico era un obbligo. E per fare al meglio questo film, quindi per fare al meglio questo The First Slam Dunk, Inoue e tutti i suoi assistenti tecnici totali tombali sono andati veramente per tentativi. Hanno cominciato a utilizzare della motion capture, sovrapponendo poi delle immagini, modelli 3D, veri giocatori di basket. A un certo punto, per essere sicuri che questa cosa funzionasse, perché all'inizio non funzionava e loro ci hanno sbattuto la testa per anni, soprattutto sulla grafica 3D, Inoue e tutti i produttori hanno cominciato ad avvalersi dell'opinione di giornalisti, di esperti, di sportivi, e tutti insieme, tutta questa gigantesca equipe di persone, di personaggi, si sono messi ad analizzare non solo scena per scena, movimento per movimento, tiro per tiro, cadute per cadute, angolazioni per angolazioni, tutta la partita, ma l'hanno fatto non solo per vedere se la partita funzionava, se era realistica e soprattutto se le persone l'avrebbero capita, ma l'hanno fatto per vedere se c'erano degli errori, se c'erano degli errori di posizionamento, se c'erano degli errori di movimento, se c'erano degli errori tecnici proprio dal punto di vista della fisica, dei passaggi, della fisica per esempio dei salti, della fisica delle cadute. Hanno fatto un lavoro tecnico, veramente. Io quando ho letto queste cose sono rimasto letteralmente basito F4, e grazie a questo lavoro veramente quinquennale solo su questo aspetto ne è uscito fuori un film, ma sul serio, tecnicamente ineccepibile, dal punto di vista grafico fluidissimo, è estremamente realistico, sembra di vedere proprio una partita di basket vera, nemmeno da PlayStation 5, su proprio una partita di basket vera. E quello che emerge, secondo me, è stato poi la grande capacità di riuscire ad equilibrare perfettamente tutto. Cioè, equilibrare quelli che sono magari momenti, qui non voglio spoilerare, però quelli che sono più epici e drammatici, dilatando temporalmente quella scena del finale che si adatta per bene al medium cinematografico, e allo stesso tempo sono riusciti a bilanciare tutti quelli che sono i momenti di climax e di pathos con quelli che in realtà poi sono i momenti che sono presenti all'interno del fumetto, ma che per esigenze realistiche dovevano essere realistiche. E questo aspetto è estremamente maniacale, è veramente maniacale, lo può capire forse solo chi a basket ci ha giocato. Ora, noi abbiamo fatto una chiacchierata con Linton Johnson, che ha giocato in NBA, adesso gioca in Italia, è un pazzo furioso, e lui ci ha raccontato che la cosa che lo ha più sorpreso, e lui non ha mai visto un cartone animato giapponese in vita sua, era il primo film animato che aveva visto, era il fatto che all'interno del film ci fossero dei dettagli tecnici di cose che insegnano unicamente nell'NBA, che in Italia non insegnano, che nel basket europeo non insegnano, e che sono dei dettami che solo se fai basket puoi sapere, perché se anche sei un esperto o anche sei un giornalista, certe cose non le puoi conoscere. E lui ci ha raccontato di essere rimasto letteralmente proprio scioccato nel vedere all'interno di un prodotto animato una roba del genere. Ora, io non so quanto ho sproloquiato, penso di aver sproloquiato quasi 50-55 minuti. Io di nuovo posso solo consigliarvi di andare al cinema, andare a vedere questo The First Slam Dunk, perché c'è tanto cuore, c'è tanto amore, c'è tanta passione,
c'è lo Slam Dunk che abbiamo amato, c'è un nuovo Slam Dunk, c'è una visione nuova e allo stesso tempo c'è tutto quello che abbiamo sempre apprezzato di Slam Dunk. È il primo film di Takehiko Inoue e soprattutto secondo me, e qui magari vorrei anche un attimo chiudere con una sorta di filo di speranza, con una sorta di appello, proprio come dicevamo prima, il vero grande significato, lo dice proprio Takehiko Inoue, di The First, è quello di fare questo primo passo per affrontare un dolore, una difficoltà. Grazie alla volontà di Takehiko Inoue di voler fare per forza un fumetto sul basket, noi abbiamo avuto quello che è forse il più grande fumetto sportivo di tutti i tempi e ad oggi con The First Slam Dunk sul serio uno dei più grandi film, non di animazione, film sportivi di tutti i tempi. Quindi se The First sta a significare di nuovo che occorre gettare il cuore oltre l'ostacolo e fare questo primo passo per superare un dolore, una difficoltà e andare avanti, a me piacerebbe proprio finire con una speranza, ovvero spero che tutto sommato che questo film e tutto lo sforzo produttivo che Takehiko Inoue ha messo nel produrlo possano essere per lui il primo passo per fargli tornare insomma quella grinta oppure quella voglia bruciante che gli servirebbe anche magari per concludere Vagabond e Real. E secondo me se lo meriterebbe, ma non per fare felici noi lettori, che tanto appunto non è poi veder finito una serie oppure no, perché sul serio alle volte con l'arte l'importante è il viaggio, però magari per realizzare completamente se stesso come autore, uscire fuori anche da questo momento buio che apparentemente sta attraversando e che forse con questo The First Slam Dunk è riuscito a superare. Andatevelo a vedere, godetevelo, quando uscirà il Blu-ray io non vedo l'ora di prenderlo perché così voglio vedere il doppiaggio in italiano. In Inghilterra esce a luglio, quando esce a luglio non vedo l'ora di andarlo a vedere al cinema e quindi io posso solo dire andatevi a vedere quello che è davvero uno dei più grandi film che trovate al cinema in questo momento.